Essere consapevoli di noi stessi. Sapete che a me piace sempre andare alla ricerca dell'etimologia delle parole, quindi consapevolezza vuol dire con sapere, che non è un semplice essere informati, ma implica un proprio essere interiore che dà, come dire, forma alla vita, quindi sapere, ma molto, molto profondo. Quando noi siamo consapevoli non subiamo più le situazioni, ma impariamo ad analizzarle e a elaborarle, quindi impariamo ad affrontare le situazioni, ma occorre esserne consapevoli. Quindi il lavoro che dobbiamo fare è quello di imparare a smettere di considerare tutto quello che succede al di fuori di noi, ma guardare un attimino quello che succede dentro di noi, analizzarci, senza essere troppo severi ma oggettivi, insomma un po' sinceri. Allora, consideriamo, guardiamo, valutiamo chi siamo veramente, cosa vogliamo veramente da noi stessi. Ci prendiamo cura di noi, del nostro corpo, della nostra mente, del nostro fisico, del nostro spirito, oppure ci ritagliamo del tempo quando capita e mettiamo davanti tutto il resto. Cosa ci fa stare veramente bene? Quali sono le situazioni che ci fanno stare bene? Partiamo da qui, a cercare di capire se i compromessi che accettiamo non siano troppo pesanti da accettare, perché questa cosa non va bene. Quindi consideriamo le cose che non ci fanno stare bene, via, ma anche le relazioni, soprattutto le relazioni. Le relazioni si scelgono, non siamo obbligati ad essere amici di tutti. Quindi impariamo ad analizzarle in modo molto sincero con noi stessi. Quindi quella persona ci fa stare bene, dobbiamo inseguirla? Ci porta a qualcosa? No. Se è così, se ci fa stare male, via, smettiamo. Possono essere relazioni di lavoro, di affetti, di amicizia, qualsiasi tipo di relazione. Non deve obbligarci a scendere a dei compromessi che stridono quando dobbiamo dire di sì. Quindi si dice spesso quando dici sì a qualcuno, sta attento a non dire no a te stesso. Dobbiamo essere molto consapevoli di questa cosa. Altra cosa di cui dobbiamo essere molto consapevoli è che la nostra mente lavora in economia, quindi non è portata ai cambiamenti, a queste situazioni da fronteggiare, quindi ci dirà tutte le volte: ma no, perché devi cambiare, perché devi fare, perché devi smontare, perché devi lasciare, fai restare tutto così com'è. Quindi anche qui sappiamo essere consapevoli di come funziona il meccanismo mentale e per cui lasciamolo lì, accantoniamo questa vocina molto carina che ci sostiene in questo. Allora, analizziamoci veramente, cerchiamo di capire cosa ci fa stare bene e cosa non ci fa star bene, cosa vogliamo nella nostra vita, per noi, dove vogliamo andare, quindi anche qui quale direzione prendere o se ci stiamo lasciando vivere e quindi siate sinceri con voi stessi in primis. Avere una buona consapevolezza è strettamente legato al fatto di avere una buona autostima di se stessi. Come state con la vostra autostima? A che punto è? Cose pratiche da fare quindi. Ordine. Ordine nella scrivania, sulla scrivania, nei foglietti, nei documenti, nel cassetto, per noi donne nella borsa, che troviamo sempre qualche foglietto in giro, avanzi di roba, è sempre incasinata. Fare ordine concreto che va dall'armadio al mobiletto del bagno. Avere un ordine fuori ci permette poi di poter analizzare e fare ordine dentro. Ok? Quindi se noi viviamo nel caos dovuto al lavoro, però poi bisogna fare ordine, non riusciamo ad avere focus sul nostro ordine interno. Quindi partiamo da qui, ordine esterno, e poi parleremo dell'ordine mentale. Alla prossima!